Un saluto a tutti. In questo video illustreremo come utilizzare il Tesla Coil Imprinter per memorizzare frequenze in acqua, ovvero nei domini di coerenza dell'acqua. Il Tesla Coil Imprinter è il mezzo più potente attualmente esistente per compiere questa operazione. Questo perché utilizza la potenza di una speciale bobina di Tesla per l'imprinting. Vediamo subito quali sono le operazioni da eseguire per fare un imprinting. La prima operazione è individuare la frequenza di risonanza della bobina, che cambia come cambiano le condizioni ambientali. Andiamo su User, individuiamo la cartella del Tesla Coil Imprinter e quindi clicchiamo su Test frequenza di risonanza per individuare appunto la frequenza di risonanza della bobina. Passiamo a Control, clicchiamo su Overwrite Generator e poi sul generatore libero e quando cliccheremo Start inizierà una scansione di frequenze. Saremo pronti a cliccare sul tasto Hold per bloccare questa scansione. Cliccheremo sul tasto Hold non appena vediamo che il LED che si trova sul fronte del Tesla Coil Imprinter si illumina. Clicchiamo Start. Siamo pronti a cliccare su Hold per fermare la scansione appena vediamo che il LED si illumina. Ecco, abbiamo cliccato su Hold. A questo punto, per individuare la frequenza precisa di risonanza, nella casella Frequency Adjustment clicchiamo 100.000 Hz. Spostando questo cursore con il mouse a destra e a sinistra, individuiamo il punto in cui il LED raggiunge la massima luminosità. Nella finestra Generator Output possiamo leggere che la frequenza di risonanza è stata raggiunta a 1.403 Hz. Prenderemo nota su un foglio di carta di questa frequenza, cioè 1.403. Le ultime 3 cifre non interessano. A questa frequenza la bobina esprime la massima energia sulla sua sommità, a tal punto che si potrebbe anche accendere un tubo fluorescente. E spostando il tubo possiamo vedere anche l'estensione del campo elettrico che si viene a formare intorno alla bobina di Tesla. Una volta che abbiamo individuato la frequenza di risonanza della bobina di Tesla, possiamo utilizzare questa frequenza come portante per modulare frequenze di programmi dello Spooky 2. Nella maggior parte dei casi l'utilizzo è quello di eseguire un imprinting di frequenze di principi attivi.
Per eseguire questa operazione clicchiamo su Preset e scegliamo il secondo preset, preset 50-100 ml sfera. Andiamo in Programs e scegliamo un programma di frequenze che abbia come massima frequenza modulante una frequenza più bassa di circa 12.000 Hz. In questo caso, questa ricerca e questa operazione è stata già fatta con il ketoprofen e clicchiamo 2 volte. In seguito vedremo come individuare facilmente una frequenza ridotta. Passiamo a Setting e dobbiamo sostituire la frequenza di risonanza già scritta con quella individuata nel test precedente di cui abbiamo preso nota, quindi 1.403.000. Le ultime 3 cifre possono essere 3 zeri. Fatto questo, passiamo a Control, clicchiamo su Overwrite Generator e infine su Start. Il LED del Tesla Coil Printer si è acceso nuovamente e questo programma andrà avanti per 27 minuti. Questo perché nel preset abbiamo inserito un repeat sequence uguale a 9, quindi 9 volte per 3 minuti sono 27 minuti. Naturalmente, prima di fare overwrite generator possiamo modificare questo 9 con un altro numero, ovvero ripetere la sequenza per un numero di volte ad esempio maggiore, come potrebbe essere 18. In questo caso l'imprinting durerà per circa un'ora. Quando terminerà l'imprinting è consigliabile agitare per almeno un minuto la boccetta prima di poterla utilizzare per le nostre sperimentazioni. Clicchiamo su Stop e vediamo come calcolare una frequenza ridotta, visto che abbiamo detto che la frequenza di modulazione deve essere una frequenza più bassa di 12-13.000 Hz. Come fare a individuare una frequenza così bassa quando normalmente le frequenze del peso molecolare di un principio attivo sono frequenze molto elevate? Per fare questo basterà andare in Preset, cliccare su Determinazione frequenze ridotte, in Programs scegliamo il principio attivo che ci interessa, ad esempio ketoprofen lisine. In Setting non dobbiamo fare nulla, andiamo in Control, clicchiamo su Overwrite Generator e infine su Start. Adesso qui possiamo leggere la frequenza ridotta sotto i 12.000 Hz del ketoprofen lisine e prendiamo un appunto: 9.543 Hz. Dopo che abbiamo preso l'appunto possiamo anche cliccare su Stop, andiamo in File e clicchiamo su Create Program. Scriviamo il nome,
E qui la frequenza 9543 Hz. E quindi clicchiamo su salvo. Il database viene aggiornato e quindi in Programs potremo ritrovare la frequenza appena memorizzata, Ketoprofen Lysine, con frequenza di 9543 Hz. Queste operazioni si possono eseguire solo una volta, dopodiché saranno memorizzate tutti i prodotti, le sostanze, le frequenze nel vostro database personale, quindi basterà fare una volta questa operazione per poi riutilizzare queste frequenze per l'imprinting tutte le volte che si vuole. Quindi, se noi volessimo utilizzare questa frequenza appena trovata, andremo su preset 50-100 ml, in Programs clicchiamo sul nostro principio attivo, in Setting scriveremo, come abbiamo detto, la frequenza di risonanza del nostro sistema in queste condizioni, quindi 1.403 Hz, le ultime tre cifre pari a 0, in Control, Override Generator, e abbiamo il nostro Ketoprofen Lysine. Cliccando su Start, il LED si accende e quindi potremo memorizzare questa frequenza nell'acqua precedentemente preparata nella boccetta posta sulla sommità del Tesla Coil Imprinter.